Il 4 agosto io e la mia amica Alessandra siamo partite per la nostra prima spedizione in Asia centrale. Siamo andate in Kirghizistan, che è un paese con una cultura mista perché parlano una specie di russo, hanno gli occhi a mandorla come i cinesi, però sono musulmani. Siamo due persone estremamente curiose, lanciate, motivate. Quando siamo salite in macchina con l'autista ci siamo immediatamente addormentate. Quando ci siamo svegliate abbiamo visto che alla guida c'era suo figlio, un ragazzino di 12-13 anni. Tutto normale. Là si vede già qualcosa di traffico. Camilla smette di essere tranquillamente a passeggio sui cavalli. Guarda lì che lusso! Il Burpik. No? Ciao! Ed ecco il campo base! Spettacolo! Abbiamo visto subito che c'erano tantissime tende e che l'ambiente era super internazionale. Pensavamo di essere abbastanza da sole e quindi non ci immaginavamo mai più che ci fosse così tanta gente con cui effettivamente poi abbiamo fatto amicizia, legato. Mi ricordo ancora il giorno in cui abbiamo percorso la valle per capire dove potesse esserci spazio per la nostra via. Dopodiché ogni parete ci sembrava buona e fatto sta che l'ultima non si vedeva proprio benissimo la parete e abbiamo scelto quella, forse per spirito di avventura. Allora, noi siamo pronte ad attaccare. Abbiamo individuato l'attacco, siamo d'accordo sull'attacco. E adesso vediamo chi parte. Carta, forbice, sasso. Hai fatto? Ah, fatto io. Bene, Andiamo. bene. Noi quando siamo saliti su non sapevamo se avremmo trovato un posto per bivaccare. Dopo 2 tiri c'era una cengia che era raggiungibile anche a piedi e lì abbiamo visto che c'era un grottino. Siamo in un grottino minuscolo. Si intravede tutto fuori. Qua siamo riparate da una mantellina piccolina. Una metallina. Non so più parlare. Adesso ci facciamo una pasta. E boh, che giornata impegnativa. Cosa fai, Cami? Io mangio la pasta. Buono. Ma che strano attrezzo che usi per mangiare la pasta. Hai visto cosa si usa quando si dimenticano le posate? Il secondo giorno siamo partite direttamente dalla cengia e già il primo tiro era cattivo. Avevamo visto che lì c'erano delle linee che seguivano delle fessure, quindi abbiamo iniziato ad aprire. Il primo tiro, per fortuna, c'erano abbastanza lame ed è venuto Trad, uno split in sosta e recuperato Ale. Abbiamo aperto poi successivamente altri 5 tiri. I giorni successivi sapevamo che non avrebbe fatto tanto bello, quindi siamo scesi giù al campo base. Ebbene, qua ci tagliamo, però siamo strapositivi che torneremo a finirla, ci mancano circa 100 metri. Un giorno abbiamo attraversato il fiume per andare a conoscere il pastore, il custode della valle. Prima ci ha offerto un'enorme ciotola di kefir che non abbiamo potuto rifiutare nonostante i nostri problemi intestinali. Io non posso mangiare sta roba. Ma sappiamo. Buono. Poi ci ha chiesto di accompagnarlo a recuperare le sue capre e le sue pecore. Vediamo che si assenta un secondo e rientra nella sua capanna e quando esce ha un fucile in spalla. Noi lo seguiamo senza capire bene dove stiamo andando e perché lui abbia un fucile. E poi scopriamo che in realtà sta andando a caccia di stambecchi, che tra l'altro sono quelli che grigliamo ogni tanto la sera insieme agli altri compagni del campo base. La grigliata. Con un sacco di gente. Siamo tornate ad aprire la via 4 giorni dopo. Nel mezzo abbiamo fatto un trekking molto carino per la valle con altri 2 amici messicani. No, sure. Sto facendo a little video.
Siamo nel nostro baby spot di stasera, è una pietraia, come si può ben vedere. E oggi ci siamo risvegliati proprio bene, con un po' di pioggia, un po' di vento, un po' di sole. Che bello. Sapevamo che quel lunedì c'era il rischio di 1-2 millimetri di pioggia, non di più. Ha iniziato un pochino a piovigginare durante l'avvicinamento e siamo arrivati al nostro grottino e pioveva. Vediamo se riusciamo a montarci un primo tiro, che è difficile. Sì, sotto la pioggia! Dovevano esserci 2 o 3 gocce e invece di fatto c'è stata una grande alluvione. Stavamo cenando, ha iniziato a piovere, abbiamo iniziato a sentire i tuoni, hanno iniziato a formarsi delle cascate, abbiamo iniziato ad avere paura perché c'era acqua ovunque. Noi comunque eravamo riparate soltanto da una metallina. Io stavo mangiando la mia pasta col tonno e pensavo di non voler morire annegata. Ci siamo abbracciate, avevamo il sacco a pelo zuppo, l'unico che condividevamo in 2. Ci siamo svegliate con tutto il materiale fradicio. Quella notte è stata effettivamente terribile. L'ultimo giorno siamo riuscite ad ultimare la via con degli ultimi tiri decisamente impegnativi che ci hanno richiesto parecchio tempo. La via si conclude sull'anticima, in realtà si ricongiunge alla fine dell'unica altra via che c'è su quel lato della parete. Siamo arrivate in cima alla via, era tardi, noi eravamo stremate, ci siamo abbracciate e siamo scese di fretta. Dai che ne mancavo da sola! Abbiamo deciso di chiamare la via Messy Dreamers perché io e Cami siamo entrambe sognatrici e molto disordinate e queste sicuramente sono le 2 caratteristiche che più ci accomunano. È una parete di circa 500 metri, i nostri primi ripetitori hanno dato come grado massimo 7B, ci abbiamo messo 5 giorni e 4 bivacchi in parete, intervallati da una finestra di brutto tempo in cui abbiamo fatto altro. Ma io mi sono portata a casa una bella avventura, una bella esperienza che ricorderò per tutta la vita. Siamo state via un mese in totale, siamo partite il 4 di agosto e rientrate il 4 di settembre. La mia prima spedizione con Cami, spero la prima delle tante. Non ci siamo scannate io e Alessandra, siamo andate sempre molto d'accordo. Non l'ho strozzata perché era la mia unica compagna di viaggio e sarebbe stato un peccato perderla.